The Show. Guarda questo video senza pubblicità. Solo su The Show Plus, link in descrizione. Nel 2019 abbiamo chiesto a Jaser di imbucarsi a un matrimonio. Ciao Jaser, ascolta, toglimi un dubbio. Si può partecipare ad un matrimonio senza essere invitati? Che senso? E la cosa, non è andata proprio come volevamo. Cosa sto piatto per fare dai coglioni? Però anche se alla fine con gli sposi tutto si era risolto, vi avevamo fatto una promessa. Ci riproverò, ma questa volta con un matrimonio al sud. E noi manteniamo sempre le nostre promesse. Who are you? Who invited you? You go out, okay? Ok. Ok, anche a sto giro non sembra se la stia cavando benissimo. Chissà se questa volta Si può fare? Ci siamo chiesti. ci si può imbucare ad un matrimonio al sud? Per capirlo abbiamo fatto la cosa più ovvia. Pronto? Ciao Jaser, ci si può imbucare ad un matrimonio? Ci hai già provato? Beh, non con grande successo direi. E poi avevamo promesso che ci avresti riprovato. Al sud, vero? Sì. Ma lo sapevo già. Già, e mi sono preparato. Ragazzi, vi ho anticipato. Sono a Napoli. A Napoli? Jay, devi andare un pochino più a sud. Ragazzi, lasciate almeno 100.000 like. Dai, sono venuto qua apposta. Quanto più a sud? Molto più a sud, Jay. Così tanto che questa volta la mia missione non si svolgerà in Italia, ma dovrò cambiare addirittura continente e volare nel sud dell'India, nello stato di Karnataka, praticamente all'equatore. Uno dei 36 stati dell'India, l'ottavo più popoloso con oltre 65 milioni di abitanti. Ah sì, non so se lo sapete, ma l'India ha da poco superato la Cina come nazione più popolosa al mondo. E io devo trovare un matrimonio. Mi trovavo a Bangalore, una delle più grosse città indiane con i suoi 12 milioni di abitanti. Famosa per le industrie informatiche, detta la Silicon Valley dell'India, è anche il centro scientifico d'eccellenza. Caotica, moderna, piena di contraddizioni. Una città per certi versi molto diversa da quello che uno si aspetta, con un sacco di comodità. Forse quella missione non sarebbe stata così male. Ma siamo finiti in mezzo alla giungla, ma non può esserci un matrimonio qua vicino. Ovviamente era troppo bello per essere vero e il matrimonio non sarebbe stato affatto lì. Ma andiamo con ordine. Perché se può essere in qualsiasi posto dell'India, sicuramente... Vi starete chiedendo come faccio a trovare un matrimonio tra 1,5 miliardi di persone? Dato che è evidentemente impossibile, vi devo rivelare a questo punto come mai proprio l'India e non un altro posto un po' meno popoloso. Beh, anche questa volta avevo un infiltrato, più o meno. Ma per questo dobbiamo fare un passo indietro, anzi basta cliché da youtuber, facciamo un passo in alto. A 15.000 metri su un aereo intercontinentale, direzione India. È lì che troviamo Alessandro, il mio contatto per trovare il matrimonio a cui provare a imbucarmi. Raga, io ho passato l'informazione del matrimonio a Jaser. Era stato lui che aveva ricevuto l'invito da un suo amico indiano, Richie, per il matrimonio della sorella. E invece di limitarsi ad andarci come le persone normali, aveva ben pensato di non dire nulla al suo amico e farmi venire con lui di nascosto. Ma sono qui solo come invitato. Non sa nemmeno dove si trova e dovrà cercarlo. Non lo so, conoscendolo la cosa non prometteva bene. Così sono atterrato e poi, prima che potessi iniziare a cercare il matrimonio, Alessandro mi ha portato in giro per tutta Bangalore per girare i lanci che avete appena visto. Sei il rec? Fa ridere perché parlo verso il nulla e la gente non capisce. Sono bastate quelle prime ore in India per farmi rendere conto che non ero semplicemente in un paese molto diverso dall'Italia a più di 7.000 km da casa mia, ma che di fatto ero in un altro mondo, Ma è mega imponente, ma è maestoso. immerso in una cultura millenaria. Fighissimo. Can you shoot me a foto? Ma a me, che non ero mai stato in un paese orientale, Perfect, thank you. sembrava di essere su un altro pianeta. Porco Giuda, hai visto lì? Sono libellule. Per un attimo temevo fossero delle zanzare giganti. Mi sentivo un extraterrestre rapito dalla meraviglia della scoperta, pronto a immergermi in nuove affascinanti usanze. Half is not allowed, sir, temple inside. Not, So many shorts, half pant is not allowed. Ah, non posso entrare con i pantaloncini. Mi hanno dato questo da indossare. How it is called? Doté? È un doté. Posso andare? Fatico a camminare però. Praticamente come avere una gonna lunga, molto scomoda. Ma sembra di entrare tipo in un'attrazione. Ma devo togliermi le scarpe? Put the inside. Dobbiamo toglierci le scarpe. Ma non ci arrivo! Lavati i piedi! Ma non riesco a tirarli su. Fammi lavare anche le mani a sto punto. Ok, andiamo.
Non so se funzionava così. Ho guardato malissimo. Ho camminato in luoghi di culto di cui non riuscirò mai a spiegarvi la potenza, come il tempio di Iskon, dedicato alla coppia di dei induisti dell'amore Radha Krishna. Sarà stato l'odore d'incenso, sarà stata la stanchezza del viaggio, forse un po' di suggestione, ma assistere a quel rito, che non capivo, mi ha fatto percepire un'energia che non avevo mai sperimentato, una inspiegabile pace interiore. Ma oddio che casino, dove sto andando? Ma qui stiamo passando proprio in mezzo alle macchine. Stiamo letteralmente camminando in mezzo alla strada, così a caso. Una cosa mi era chiara, questo nuovo mondo era fatto di estremi. Però vedete, lo fanno tutti quanti, è la normalità. Sono un po' spaesato. Ma è normale questa cosa? Mio Dio che casino! Dove sono le strisce? E a questo punto vi starete chiedendo, ok, ma il matrimonio e soprattutto come ho fatto a passare da qua a qua? Considerando che tra questi due luoghi ci sono 300 km e decine di milioni di persone. Semplice, ho trovato un adesivo The Show. In ogni caso è stato un viaggio assurdo. Il caos che avevo trovato in città lo si vedeva ad ogni angolo di strada. Però non dobbiamo dimenticarci che ero lì per un motivo ben specifico: imbucarmi ad un matrimonio in un piccolo villaggio dell'India meridionale incastonato in mezzo alla giungla, chiamato Madikeri. Siamo finiti. Seguo lui. Ma siamo sicuri di essere nel posto giusto? C'è davvero un matrimonio? In realtà era tutta una scusa per farmi fare qualcosa di assurdo. Oh raga, dopo tutto quello che mi hanno fatto fare, uno il dubbio se lo pone. Di qua? Devo... I go in that direction? No. I go in that direction. Ok. I follow you. No, c'è una mucca. Are friendly? No. Beh, che dire, il classico animale domestico che tutti quanti abbiamo in casa. Ah, ok. Quindi suppongo che questa è la mia casa per stanotte. The Show è il mio alloggio davvero. Ebbene sì, mi avevano preparato una piccola stanza molto spartana in cui avrei potuto alloggiare. E sottolineo, molto spartana. Molto. Ok. Allora, per essere nella giungla ci sta. Mi aspettavo qualcosa di diverso. Vabbè, ormai questa giornata è giunta al termine. Adesso non mi resta che capire quando e dove è questo matrimonio. Così il mattino dopo mi sono diretto verso quello che mi sembrava essere il villaggio. La giungla è finita e adesso stiamo entrando nel paese, nel centro abitato. Strade sterrate, tuk-tuk traballanti, circondato dalla giungla, animali randagi e un intricato sistema di strade senza praticamente nessuna indicazione. Gli elementi perfetti quando uno cerca uno specifico matrimonio. Mi è arrivato un messaggio. Buongiorno Jaser. Come sai non ti dirò dov'è il matrimonio, sarebbe troppo facile. Però ti do due informazioni a cui saresti comunque potuto arrivare. 1. Il matrimonio è in questo paese. 2. Il matrimonio è oggi. E nonostante tutti sembrassero stranamente gentilissimi, dovevo trovare il prima possibile la chiesa dove si sarebbe tenuto per poter decidere il mio piano d'azione. Figo sto ingresso. Non so dove mi porta, ma percorriamolo. Ma dove sono finito? Ci sono delle statue. Sì, raga, è un tempio. Aspetta, perché si sarebbe tenuto in una chiesa, vero? Mi piacciono un botto queste statue. Suppongo rappresentino delle divinità. Più mi addentravo nel villaggio e più mi rendevo conto che non avevo la benché minima idea della cultura a cui mi stavo approcciando e soprattutto se il matrimonio sarebbe stato simile a un matrimonio occidentale. Spoiler, no. In ogni caso mi ero dato un obiettivo ben preciso. Per considerare riuscita la mia missione, devo riuscire dove l'altra volta ho fallito. Ma proprio quando avevo trovato questa inquadratura perfetta per mostrare che mi stavo mettendo nel piatto più prosciutto crudo di Parma di quanto ne avessi mai potuto mangiare. Scusa, io prima ti ho salutato ma non mi ricordo di te, ma chi sei? Una persona che viene a chiederti chi sei, con quel tono. Quando è che mi hai salutato? Fuori dalla chiesa. Non ricordavo minimamente di essermi presentato a questa persona. Dovevo far mente locale e inventarmi qualcosa. Il tutto in meno di un secondo. Regola numero 2. Mai dire il proprio vero nome. Mi chiamo Antonio. E sei? Amico del... Cosa sto piatto per fare dai coglioni? Quindi l'obiettivo è scroccare il cibo dopo che la cerimonia è avvenuta. Il fallimento della prima volta mi è rimasto impresso ed è da 4 anni che mi tormenta. Una macchia nel mio curriculum di imprese riuscite.
E non è lì l'uscita? Dai, vai, forza. Ovviamente per riuscirci ho sintetizzato la Bibbia dell'imbucato nei 5 fondamentali passaggi per uno scrocco infallibile. 1. Trovare il nome della location della cerimonia. 2. Scoprire come si chiamano gli sposi. 3. Crearmi una backstory credibile nel caso qualcuno mi avesse fatto qualche domanda. Who are you? Who invited you? I'm cousin from Spain. Go out, okay? Ok. 4. Escogitare un modo di entrare senza invito. E infine il più importante. 5. Accedere al banchetto. Ok, basta girare a caso, è giunto il momento di raccogliere un po' di informazioni. Il paese era piccolo. Sicuramente qualcuno sapeva del matrimonio. Today in this town there is a wedding. You know where is? Yeah, there is a wedding. Ah, ottimo! La fortuna era dalla mia. Kaveri Hall. I am also going to the marriage. A parte il fatto che non avessi assolutamente capito il nome che mi aveva detto. It is nearby only. You take this road, Kaveri Hall. Ok. Kaveri Hall. Io che dico ok, ma che non capisco cosa mi dicono. Preparatevi perché succederà un sacco di volte in questo video. Son's name you know? No. You know? If you tell the name I can make out. Ah, ci ho provato. He is from Bangalore. Yes. Wedding hall is this one. Ok. Era una situazione piuttosto strana. Tutti sapevano del matrimonio, ma nessuno sapeva o voleva darmi indicazioni precise. Così ho fatto la cosa più logica. Wedding. Yeah, where is? Ho chiesto alla polizia come fare ad imbucarmi. What your name, sir? My name is Andrea. No, nice to meet. Ah no. Nice to meet you. Nice to meet you. Ah, the name of. What your name? I don't remember. Sì, mi scusi signor agente, purtroppo non mi ricordo proprio come si chiamano gli sposi che mi hanno invitato al loro matrimonio. Mi può dire dove posso andare? Go to straight bus stand. Gouda Samaja. Samaja, ok. Vai giù, ok, vado in basso. Thank you so much. This is Gouda Samaja name. This is the name of girl. In che senso il nome della ragazza? Raga, abbiamo il posto e non solo il posto, abbiamo già anche il nome della sposa. Quello è il nome del posto, bro. Ha detto the girl. Ma risentiamolo. This is Gorsamaja name. Mi sa che c'è stato un misunderstanding. Ah, ho capito male. Ah, vabbè, abbiamo il nome del posto. Pensavo avessi capito, cazzo, hai trovato uno che ti ha detto tutto, ti ha tracciato il percorso. In ogni caso, il primo passaggio era completato. Quello che mi avevano indicato era un grosso salone e il matrimonio e il ricevimento si sarebbero tenuti nello stesso posto. Ottimo. Ok, a piedi 30 minuti, ma di macchina 8 minuti. Quindi mi piglio un tuk tuk e ci arrivo facile. Perfetto, vado a cambiarmi allora. Ero arrivato davanti ad un enorme edificio addobbato a festa, ma assolutamente deserto. Non c'era nessuno, tranne un gruppo di uomini appena di fronte all'ingresso che però non sembravano degli invitati. Non sapevo quando sarebbe iniziata la cerimonia e dovevo valutare con cautela le mie prossime mosse per non dare troppo nell'occhio. Here is wedding, right? Non ho capito. Non il modo migliore per non dare nell'occhio. Questo qua è l'ingresso. Io non so chi siano le persone alle mie spalle. Non penso che siano degli invitati perché non mi sembrano vestiti eleganti. Mi hanno detto di entrare. Però ovviamente loro non sapevano che io non avessi l'invito. Si vede che il mio charme e la mia somiglianza con James Bond li hanno ingannati. In ogni modo, un solo passo falso e sarebbe stata la fine. Comunque, nessun problema. Dopo il fallimento della volta scorsa, a questo giro sono venuto preparato e ho un piano geniale. Ho anche un costume. Ebbene sì, avevo portato tutto l'occorrente dall'Italia. Guardate qua. In quel sacchetto era contenuto il travestimento che mi avrebbe permesso di entrare senza dare nell'occhio. Stavo per trasformarmi completamente. Ci sono quasi. Voilà! Geniale! Avete capito, vero? Excuse me, do you know what I am? Ok, do you know what I am? It's a costume. You know? Also you know? Yes? Ok, thank you. Ma non so come comunicare con le persone. This is a costume, ok? You know what I am? Yeah, waiter, yeah. I'm a waiter. Esattamente. Un cameriere, il travestimento perfetto, l'unico ruolo a cui nessuno aveva motivo di chiedere l'invito e che mi avrebbe permesso di superare facilmente i controlli. E mi era bastato mettere la giacca nel sacchetto. Sono un genio. I'm not invited, I'm not a guest. You are waiter. Così ho spiegato quello che stavo facendo a quei ragazzi del luogo che mi sembravano ben disposti ad aiutarmi. I'm confused, totally confused. Fidati, io sono il primo. Do you know where is a back entrance? Brother, have.
Ah, questa, this door. Yeah, I can try. It's perfect. E porta direttamente alle cucine. Incredibile, avevo già trovato l'ingresso perfetto. Avevo completato un altro punto. Ora dovevo solo aspettare il momento migliore per intrufolarmi. My name for today is Antonio. Antonio Baggios, per la precisione, ovvero il lontano cugino spagnolo della sposa disperso durante il dominio inglese che era venuto in India per conoscere finalmente la sua famiglia. Una storia perfetta. Antonio is not good, bro. Ok, quasi perfetta. Change the name. Indian name. Rakesh. 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 It's good. Ma certo, come avevo fatto a non pensarci? Rakesh Baggios, il cugino della sposa, mezzo spagnolo e mezzo indiano, che era venuto in India per conoscere la sua famiglia. E mentre eravamo lì a discutere giusto gli ultimi dettagli, è successa una cosa assurda. Un gruppo di persone si stava avvicinando da lontano e il mio nuovo amico li ha riconosciuti. Enter with them because they are waiters. I camerieri della festa. Così, senza pensarci troppo, ho preso tutto quanto e mi sono lanciato tra di loro. O la va o la spacca. Hanno detto che loro sono i camerieri, quindi entro insieme a loro e sembro uno di loro. Perfetto. È tutto fighissimo, ma sono un botto agitato, sto in ansia. Ce l'ho fatta, sono entrato? Ero dentro, ma mi ero già completamente perso. Quella struttura era praticamente un labirinto. Hi, this is the kitchen. Where are the waiter for take a plate? Un labirinto che pullulava di persone che lavoravano per la riuscita del matrimonio. I'm a waiter. Where I can go? Ok. Sorry. C'era chi tagliava le verdure, enormi pentoloni ovunque e io non avevo la minima idea di dove andare. Hi, where are waiter? Ma girovagando, a quanto pare, ce l'avevo fatta. Waiter, I'm a waiter. Where I can go? To... Ok, in that direction I think. Avevo trovato lo spogliatoio dei camerieri. You are waiter, right? I would help you. I'm a waiter in Spain. What's your name? Surya. Rakesh. My name is Manoj. Rakesh, nice to meet you. Certo, loro erano gentilissimi con me, però non so se vi siete accorti di un piccolo particolare. Però... Avevano tutti una polo blu ed io ero vestito così. Di questo passo sarei stato beccato subito. Dovevo fare qualcosa al più presto. Ok, I help you. Sachin. 1 minute. Yeah. 1 minute. Yeah. Ho aspettato di rimanere solo e poi mi sono allontanato senza fare troppa confusione. Where is the toilet? In that direction? Ah, ok, thank you. Le persone che lavoravano nella sala ricevimenti erano tutti estremamente gentili con me. Non credo che nessuno di loro pensasse che fossi un cameriere. Probabilmente pensavano fossi un invitato. Dovevo quindi stare attento a non farmi vedere dai veri invitati mentre mi intrufolavo dalle cucine alla sala ricevimento, perché con loro la mia copertura sarebbe saltata. Così, a testa bassa, sono entrato a passo veloce nel primo salone. Il mio piano era sempre lo stesso: raggiungere il bagno e poi tornare nei miei panni da invitato. Ragazzi, ma sono dentro. Ce l'ho fatta. Ok, aspetta. Ed è così che anche il terzo dei miei passaggi era completato. Ricordiamoci che anche la volta scorsa sono riuscito ad entrare, quindi non cantiamo vittoria troppo presto. Parole sante, Jace e Rakesh. You go out, okay? Ok. Come, I pick you, I push you up. Parole sante. Ok ragazzi, il fatto è che c'è ancora troppa poca gente, non vorrei attirare l'attenzione, quindi vado via da questa stanza, che sennò mi notano troppo, e cerco di capire un po' com'è la situazione. Porco Giuda, che bella che è sta stanza! E mentre io vagavo per le sale, c'era un invitato particolare che dopo avermi filmato fuori dall'edificio mentre mi imbucavo, aveva aspettato fuori il suo amico indiano, Alessandro. Raga, io sono nella sala principale, pronto, è fighissimo, si sta riempiendo. E se lo vedete leggermente rosso è normale, non solo il giorno prima stava così. Sì, ma non ho mai visto nessuno tremare così tanto. In quel momento aveva 38 di febbre e come se non bastasse faceva caldissimo. Il mio unico pensiero è: dov'è Jaser? Chissà cosa sta facendo in questo momento. This what is? Mi stavo mettendo nei casini, ovviamente. Nice, I never see. You're a band. Can I hear something? Non
so se avete capito cosa è appena successo. Comunque raga, non stanno più smettendo di suonare. Cioè, ho fatto iniziare le danze, ho fatto partire la musica ufficiale del matrimonio. Ottimo modo per non dare nell'occhio. Complimenti Chaser. Guardate dov'è ce l'ha fatta, ragazzi. Che scroccone, sta pure provando a prendere da mangiare. Vabbè, in ogni caso la sala ora si era riempita e ho ritenuto fosse meglio iniziare a confondermi tra gli ospiti. Vegetarian? Senza il minimo pudore. Have eggs. Non ci posso credere. This not. Viene quasi voglia di andare dalla sicurezza di che non allibito. Nice. Abbiamo preso un po' di cibo, ce la stiamo facendo. Non so cosa sia, buono, ma è piccante. Pensavo fosse dolce. È crunchy. E questo è dolce. È un po' un mischione, non capisco. Vabbè, mangiamo. Ah, quanto scotta. Però è buono questo caffè perché sembra quasi una cioccolata. Buonissimo. Così come avevo fatto la volta scorsa, il momento prima della celebrazione era quello perfetto per trovare informazioni sugli sposi. Excuse. Also you. Avevo in mente una strategia geniale. The name. Ok. Se mi lasciavano parlare. The name of the bride. Because I don't know the correct pronounce. Name of the bride? Yeah, how pronounce in correct way? Her name is Shreya. Shreya? Shreya. Write me so Shreya. Thank you so much. Vabbè, ma cioè, sono o non sono un genio? Con un grande colpo di classe ho scoperto il nome della sposa. A questo punto posso fingermi un lontano cugino della sposa, ovvero di... Non mi ricordo, meno male che non l'ho fatto scrivere. Aspetta che controllo. Direi che è il caso di impararlo bene. Devo soltanto evitare di incontrare gli sposi. Per l'ultima volta è la cosa che mi ha fregato. Fidatevi, non voglio che si ripeta. Vado a raccogliere altre informazioni. I'm a long-time cousin of Shreya. The name of husband. The name of? Marito in Spanish. I don't know how to say in Indian. Certo. Dula. Okay. The name. Somanna. Can you write so I pronounce in correct way? Somanna. Okay. Thank you so much. You are? His cousin. Ah, ok, of Somanna. Yeah. Ok. Nice to meet you. Nice to meet you too. Raga, che cosa ho rischiato? Pensate se avessi scelto di essere il cugino dello sposo invece che della sposa. Quella sarebbe stata mia cugina. Ora è vero, sapevo i nomi degli sposi, ma dovevo stare decisamente più attento con le mie domande. Time start the... Maybe around like 7:30. People are still coming. Ah, ok. Allora, qua fanno la cerimonia. Là stanno facendo le foto. Penso che una delle due sia la sposa. Però non so quale delle due. Mo' capiamo. Which is the bride? The one with the headscarf. Red? Red, ok. Direi che ora che avevo capito anche chi era la sposa, la mia storia del lontano cugino era completa. Il mio scarso inglese non mi aiutava perché ogni domanda poteva finire per farmi smascherare. Era meglio rimanere tranquilli nella zona del rinfresco fino all'inizio della cerimonia. È la terza tazza di caffè che mi faccio. È buonissimo. Sì. Più o meno. Io non bevo mai caffè, quindi non so tutta questa caffeina che effetto possa farmi. Ma vi giuro, sembra cioccolata. È buonissima. Beh, vedrete. In ogni caso ho aspettato che l'ora rimanente passasse, dopodiché sono entrato nel salone. Non so se vi ricordate, ma la Bibbia dell'imbucato dice: regola numero 43. Alla cerimonia siediti in quinta fila. Darai l'impressione di essere uno degli invitati. Qualche giorno prima del matrimonio ho fatto una rapida ricerca su internet per capire le tattiche migliori per imbucarsi. Ho appena trovato la Bibbia dell'imbucato, un dettagliato elenco di 115 regole per l'imbucaggio perfetto. Ora me le studio e siamo a cavallo. It's free this yeah? Ok. Ero ufficialmente dentro ed ero seduto. Non so perché fossi così euforico e su di giri. Probabilmente mi sentivo già con la vittoria in tasca. O forse erano le 4 tazze di caffè. È bellissimo, raga. Un po' di persone stanno salendo sul palco. Penso abbiano finito i preparativi. Sono molto curioso di vedere com'è una cerimonia di un matrimonio indiano. Tutto era pronto. Anche Alessandro aveva preso posto all'interno della sala. Guardate lì Ale come se la ride. Mi ha visto. Ma pensa te, che cazzo si filma? E poi è pure in prima fila. Si è messo lì davanti, spudorato. Nonostante tutte le mie gaffe, ero riuscito ad imbucarmi alla celebrazione con successo, senza dare troppi sospetti. Ho adottato una strategia, nel senso che prima una signora mi ha chiesto qualcosa che penso mi abbia chiesto se fossi amico di qualcuno e io ho risposto sì, così.
E lei ha capito che non capivo l'inglese e mi ha lasciato stare. Tenete a mente questa strategia. Nel mentre io cercavo di capire come funzionasse un matrimonio indiano. Mi sa che tutte queste persone sono i familiari stretti e stanno tipo facendo la foto di famiglia. Raga, non riesco a capire cosa stanno facendo. Fortunatamente la mia vicina di posta era molto gentile e ha deciso di spiegarmi. What are they doing? They're just coming there to bless the groom. And the same ceremony works for the bride. Ok. A friend of the brides or grooms or... Oh, mannaggia, e ora che le dico? È il momento di usare nuovamente la mia geniale tattica. Yeah. friend of the groom. Yeah. Okay. In pratica, lo sposo stava ricevendo l'approvazione e la benedizione della sua scelta di sposarsi da parte di sua madre e poi da tutti gli altri parenti più anziani. Ed infatti lo vedete fare quello strano inchino come segno di rispetto nei loro confronti. Ah, la benedizione! Dovete sapere che è tutto il giorno che vedo farlo alle persone tra di loro ed è sempre fatto con grande riverenza. Avevo anche provato a farvelo spiegare ad un certo punto. What is that thing you do? It's basically a gesture to take blessings from your elders. If I go to some people and do this, is good or is... Yes, someone who is older than you. Like if someone is younger than you don't do it for them. Ok, if he's older... You can do it and they will tell bless you. Però, ad essere onesto, non avevo capito proprio bene la cosa. Is correct? Is a traditional Indian things, right? Ok. You're from which place? Spain. Però ci avevo preso gusto e avevo iniziato a farlo con tutti. Fate finta di non aver visto niente. Torniamo al matrimonio. È strano, me l'aspettavo diverso. Ha steso un tappeto, ok, e adesso arriva la sposa. This is the ceremony. This is the ceremony, yeah. Now don't speak or something. Nothing. Era tutto davvero affascinante, però allo stesso tempo mi lasciava un po' interdetto. Così abituati ai nostri matrimoni, non mi sembrava nemmeno si fossero sposati. Cioè mi aspettavo più una cerimonia parlata dove facessero qualcosa, no? Perché non stanno interagendo con noi, cioè non stanno intrattenendo il pubblico, non so come dire. È una cosa loro e tu guardi esterno questa cosa, però senza sentire nulla. Avrei dovuto decisamente informarmi meglio sui loro riti. Anche perché cosa mi aspettavo? Un prete? In ogni caso ora era il turno della sposa. Si era creata una lunga fila di persone e piano piano tutti erano andati a salutarla. E quindi non chiedetemi perché, sarà stata la paura di essere l'unico che non si alzava o il fatto che ormai ero convinto di essermi imbucato con successo. Fatto sta che ho fatto esattamente quello che non dovevo fare. Mi sono messo in fila anche io. Raga, non sapevo assolutamente cosa fare, non capivo niente di quello che mi dicevano e non avevo la minima idea di cosa avrei dovuto fare una volta sul palco. Iniziavo a realizzare che avevo fatto una mossa avventata, oserei dire molto stupida, il miglior modo per farsi beccare, ma oramai era troppo tardi, era il mio turno. Avrei fatto l'unica cosa tradizionale che avevo imparato, l'inchino di rispetto. In questo modo avrei dimostrato di non essere un imbucato occidentale. No, Ah, ok. Thank you. I not met you. No. Nice to meet you. Nice to meet you. Raga, ma che sto combinando? Okay. Thank you. Mi sa che è finita. Raga, mi sono lasciato prendere dal momento. Ho visto tutti quanti che si sono messi in fila e salivano a salutare la sposa. Quindi sono andato anche io e la sposa mi fa: ma non ci siamo mai conosciuti io e te? Ok, speriamo che non ci dia troppo peso a questa cosa. Sì, no, ma in effetti perché dovrebbe? È solo venuto un tizio mai visto a farti gli auguri. Sicuramente, guarda, non succederà niente di male. Go out, okay? Ok. Posso ancora salvarmi perché magari lei adesso pensa che io sia un amico dello sposo, no? E quindi dice vabbè, non ci farà caso. Pieno di gente, quindi serena. Sereno no, però forse avevo ancora una mezza possibilità. Effettivamente c'erano davvero tante persone, molte di più di quelle del matrimonio dello scorso episodio, per cui nascondersi sarebbe stato più facile. Ed è proprio mentre ragionavo sul da farsi che è successa una cosa assolutamente inaspettata. Ma è finita? Finisce così la cerimonia? Vedo tutti che si alzano. Non capisco. Il matrimonio era improvvisamente finito. Tutti avevano lasciato la sala e io capivo sempre meno. Excuse me, the ceremony is finished? Yes. The ceremony is finished. Okay, now and we now can go have drinks, alcohol and everything.
Ah, ok. Now the party starts. Inizia la festa. Ah, ok, very good. Ma come? Ce l'avevo fatta! Dopo tutte quelle mie preoccupazioni era stato così semplice! Non dobbiamo assolutamente farci vedere dagli sposi, ma dobbiamo riuscire a mangiare il più possibile. Questa è la nostra missione. Non mi sembrava vero, raga! Però ero lì, ero entrato al banchetto. Lì c'è il buffet, ce l'abbiamo quasi fatta. Voglio fare la stessa identica ripresa dell'altra volta. Quindi GoPro, piattino, POV. Se volevo vincere, dovevo vincere con stile. Dovevo cancellare finalmente l'errore di 4 anni fa. E così ho iniziato a riempirmi il piatto. Vi giuro che ero pronto a sentirmi una mano sulla spalla da un momento all'altro. Thank you. A little bit. Perfect. Eppure non è successo. Abbiamo superato il momento critico, raga. Ci ho messo 4 anni, ma sono riuscito a fare questa ripresa. Can I stay with you? Dovevo solo dare un morso. Oh. E avrei vinto. Ora ce l'ho fatta! E c'ero riuscito! Non mi sembrava vero! Dopo tutti questi anni, dopo tutta la fatica e la disperazione che mi avevano inflitto, avevo sconfitto quel si può fare una volta per tutte. Very good! It's very beautiful this wedding. It's the first time you're attending an Indian wedding. Yeah. Non ho capito cosa mi abbia detto in realtà. D'altronde ero troppo concentrato a celebrare la mia vittoria per pensare ad altro. Ce l'abbiamo fatta! Oh yeah! Oh yeah! Yeah, yeah, yeah! Vabbè, così è anche un po' troppo, eh? Ma comprenderete l'entusiasmo perché finalmente posso dirlo. In conclusione, imbucarsi in un matrimonio indiano si può fare? Sì! Ma non inchinatevi di fronte alla sposa. Perché non finisce il video? Ok, se avete visto il video fino a questo punto, ci dovrebbe essere una cosa che non vi torna, giustamente. C'è un momento che tutti aspettate e che non avete ancora visto, ovvero questa ripresa. You go out, okay? Ok. Se ormai la mia missione era conclusa, quando è successo? Beh, stavo per scoprire qualcosa di terribile. Stavo per scoprire che non avevo capito assolutamente nulla di quello che era successo attorno a me per tutto il giorno. I need to drink. Oh, it's very very spicy. I need something to drink. Qualsiasi cosa va bene. So you can use this. This? Yeah, this. Nulla era come sembrava e la verità aveva il sapore amaro del liquore Sprite che mi avevano appena versato. You're having fun, right? Yeah, beautiful wedding. Un po' alticcio e convinto di avercela fatta, mi sono messo a parlare del matrimonio con una ragazza che avevo appena conosciuto. First things first, Yeah. I have to explain what is happening. E se una persona ti dice ti devo spiegare cosa sta succedendo, fidatevi, non è un buon segno. They are married now. The guy would get married in his house, the girl would get married in her house, and tomorrow morning they come together and then they have a reception. Tomorrow morning. Sì, raga, domani mattina. They They don't get married together. there are the ring. Ring, yes, tomorrow. Ah, the ring are tomorrow. Non si erano sposati. Quello di oggi era solo un ricevimento, una cerimonia in preparazione del matrimonio che si sarebbe effettivamente svolto la mattina dopo. Is always in this location. The ceremony. Yeah, also. Everything is up. Ok. E non era ancora finita. Tomorrow you can wear your traditional or you can wear your like your Indian outfit. Ah, I need an Indian outfit. Ok. Ah, ok. Ottimo. Ero spacciato. No, raga, ho appena scoperto che questa qua non era la cerimonia ufficiale, cioè non si sono sposati, quindi non vale. E voi direte, sempre la stessa location, presenta ed è fatta. No, perché ci vuole il vestito tradizionale e io non ce l'ho. Come faccio in una notte a procurarmelo? Questo è un bel problema. Questa cosa mi aveva davvero colto di sorpresa. Ero passato dall'apice dell'euforia allo sconforto più totale. Era tutto da rifare, non poteva andare peggio. E adesso stiamo cercando di tornare a casa, ma non sappiamo come e se ci arriveremo. E invece poteva e come. Uscito dalla sala cerimonie con il morale a terra, avrei scoperto che non c'erano più nemmeno tuk-tuk per tornare a casa. Perché è a 40 minuti a piedi, non ci sono taxi. Non ero riuscito a imbucarmi al matrimonio perché quello non era il matrimonio. Ero sperduto di notte in un paesino nel cuore della giungla indiana senza sapere come tornare al mio alloggio. E questo è solo un assaggio di quello che mi sarebbe successo il giorno dopo. Olè! Non posso ancora dirvi come, però avrei trovato il vestito tradizionale e avrei raggiunto il vero matrimonio. This is the wedding. Yeah. Today. Yeah. The real wedding.
not a blessing. Purtroppo non sarebbe bastato per quello che mi aspettava. Legate in vita, tutti quanti hanno tipo delle sciabole. Ma perché vanno tutti in giro armati? Mi sarei trovato senza invito in un matrimonio pieno di uomini armati. Avrei bevuto whisky indiano. Another. Piano, Sta salendo di brutto l'alcol, inizio a non capire niente. Fino a ridurmi in una condizione davvero pietosa. Sarei stato obbligato a leggere una lettera di cui non conoscevo il contenuto agli sposi. I'm the one famous with the pettorina gialla. E proprio quel gesto, forse ritenuto irrispettoso, mi avrebbe cacciato nella situazione che tutti state aspettando. Who are you? Who invited you? The bride. I'm seeing you from yesterday. Please leave. Un enorme indiano che mi intimava di andarmene prima di iniziare a mettermi le mani addosso. Come, I pick you, I push you up. Come sarei uscito da quella situazione? Scoprirete tutto questo e tanto altro nella seconda parte di questa avventura, che è già disponibile in anteprima su Desho Plus per i nostri abbonati. Per vedere la mia disavventura ti basta abbonarti dal link in descrizione. Oltre 40 minuti di immersione in un vero matrimonio indiano. Se invece non puoi abbonarti, la parte 2 uscirà prossimamente gratis qua su Desho, ma ti assicuro che aspettare non è la cosa migliore da fare. Se non sei abbonato ti bastano 4,99 € e come se non bastasse, oltre alla conclusione della mia missione al matrimonio, trovi già i primi 3 episodi della seconda stagione di Vita Nova, oltre a tutta la prima stagione. Voglio dire, con meno di quello che spenderesti al tuo prossimo viaggio in autostrada per una rustichella, ti becchi ore di intrattenimento. Per non parlare poi di tutti i video senza pubblicità, dei video in anteprima e delle altre serie esclusive di Show Plus come EN Plus, Vecchi Bastardi o l'appuntamento di Struggicoppie. Dai, clicca sul link in descrizione. Meno rustichelle e più The Show Plus. Ora, lasciatemi un momento per ringraziare tutte le persone che si sono già abbonate. È grazie ai vostri abbonamenti se abbiamo potuto permetterci di portare Si può fare in India, a 7000 km dall'Italia. Ed è grazie a voi se possiamo produrre Si può fare complessi come questo o come gli altri episodi che usciranno quest'anno. Ed è sempre grazie a voi se in tantissimi vedranno gratis un contenuto di questo livello. Quindi, seriamente, grazie da parte mia e grazie anche da parte di tutti gli iscritti. Dai, su, raga, ringraziateli nei commenti. Ok, per il momento è tutto, noi ci vediamo presto. Ciao! Io sono abbastanza preoccupato. Sì, ma non ho mai visto nessuno tremare così tanto. Allora, è vero che in questa stanza non fa così tanto caldo. Qua dici ci sono 28 gradi, ma non ci sono 28 gradi qua dentro. E c'è aria fredda! Da sto coso sta uscendo un botto di aria fredda. Ora l'ho spento. Che riscaldo un po' il letto. Spero che non sia troppo male perché non so come gestirla. Finiamo qua questa giornata e ci aggiorniamo domani. Pensi di farcela, Ale? A fare cosa? A superare la notte.